Ciao e ben trovate a tutte. Come ho anticipato nella live di qualche giorno fa, credo la settimana scorsa, avuto una proposta di collaborazione da Mani in Maglia, che è un'azienda molto giovane che vende filati da collezione in rocche, solo in rocche, e quindi ho scelto tre filati in particolare. Essendo una collaborazione ne ho scelti tre, io non ho mai acquistato da loro, quindi non sapevo di che cosa si trattasse, per cui uno, per non approfittare della gentilezza e due, per non accumulare troppi filati che magari poi lavorate a maglia non sarei riuscita a lavorare bene e come si deve, ho scelto tre articoli che adesso vi faccio vedere e ve ne parlo, visto che ho lavorato già ai campioni e visto che insomma ho testato anche sia il campione non lavato, il campione lavato, tanto che con questo ho già iniziato un progetto che adesso nel corso della presentazione di questi filati vi farò vedere. Allora, per iniziare vi dico il nome del filato e così poi lo andiamo a vedere uno per uno. Questo è lo Yaki Tweed, il primo, questo blu un po' screziato. Questo panna bianco è il Noblesse e questo è il Queen, che è un color salvia, un color malva, scusate, è un colore bellissimo che a me piace particolarmente per l'inverno. Iniziamo subito dallo Yaki Tweed, che credo che sia tra i tre quello che veramente non avevo mai lavorato come combinazione e come proprio composizione del filato. Allora, questo filato è molto sottile ed è composto da un 20% di yak, un 30% di seta e un 50% di lana merinos. Vista la sua finezza in termini proprio di spessore del filato, a parte la finezza nel colore e nel risultato finale, adesso vedremo il campione, mi ha incuriosito proprio l'abbinamento tra yak e seta e anche merinos. Io il merinos con la seta l'avevo già lavorato altre volte, lo yak, come ho detto anche l'altra volta, non l'ho mai lavorato e anche se ce n'è una percentuale molto bassa rispetto alla totalità perché è un 20%, è comunque qualcosa che lavorandola io l'ho percepito, nel senso che ho percepito quella leggerissima, una leggerissima ruvidità proprio durante la lavorazione che mi ha permesso di eseguire un punto particolarmente lavorato. Questo perché lo dico? Perché quando io solitamente ho lavorato o la seta con altre fibre o la merino così sottile con altre fibre, sempre naturali, dovendo fare dei lavori in pizzo, quando andavo a lavorare con dei ferri tipo questi, io uso gli IAIA, quelli molto sottili e sono sharp, quindi hanno la punta, hanno una punta decisa proprio per permettere di prendere questo filato sottile, di prendere magari gettati, di andare a fare le diminuzioni direzionali in modo più, per me più semplice. Questa ovviamente è sempre una considerazione personale, quindi non è che dovete prenderla come regola. E quindi io, piuttosto che utilizzare dei ferri che trattengono un po' il filato, preferisco sempre utilizzare questo tipo di ferri quando lavoro del filato così sottile. Io credo che quella parte di yak che ci sia qui in questo tipo di filato specifico mi ha consentito di lavorare un lace con diversi punti in modo veramente semplice, nel senso che non sono dovuta star lì con attenzione a prendere il gettato piuttosto che a lasciarlo, il filo non si è sdoppiato, per cui io sotto questo punto di vista, proprio nella lavorazione in sé, mi sono trovata benissimo. Adesso vediamo il campione che io ho realizzato. Allora, prima di parlare del campione, però, volevo dirvi un'altra cosa importante per me. Eh, il filato di questa azienda, quindi di Mani in Maglia, viene venduto esclusivamente in rocche. Vale a dire, oppela, che voi andate nel loro sito, cercate i filati che vi interessano o quelli che vi piacciono, i prezzi che vedete indicati sono per 100 grammi di filato, voi nel momento in cui
mettete nel carrello il filato scelto, dovete indicare la quantità. La quantità non sarà altro che 100 grammi per una unità. Quindi se voi mettete 2, 3, 4, dovete moltiplicare per 100 grammi. Quindi io di questi ne ho presi 2 e stanno per 200 grammi di filato. Quindi arriva a casa questa rocca piccolina, veramente delicata, molto bella, non è ingombrante, comoda anche da lavorare, tanto che io non ho fatto i gomitoli, proprio per avere la continuità nel filato, in modo che non abbiamo neppure il problema di andare a congiungere magari facendo una caciottina con tutta questa metratura sarebbe venuta una caciottina abbastanza consistente, con il rischio che poi, visto il filato sottile, mi sarebbe comunque potuta aggrovigliare. Allora, per 100 grammi abbiamo 600 metri di filato, quindi io adesso qui in questa rocca ho 1200 metri di filato. Eh, Ovviamente io non conoscendolo ho fatto il campione, adesso farò tutti i miei calcoli, ma vista così anche da quando l'ho scelta sul sito avevo subito deciso, almeno pensato, non deciso, di farne una stola. Quindi qualcosa che un lavoro a lungo termine, perché vista la sottigliezza e il punto scelto, lavorata ai ferri, io non posso essere così veloce e dedicarmi a un unico progetto, ma sarà sicuramente qualcosa destinato non all'inverno, ma alla primavera prossima. Naturalmente io nel giro del tempo che mi occorre, quindi magari un paio di mesi, poi riuscirò a finirla. E questa la vedremo assieme, vi spiegherò e vi farò vedere la costruzione. Per quanto riguarda il prezzo di questo filato, questo viene 14 euro ad unità, quindi per 100 grammi. Considerate questa rocca da 1200 metri di 200 grammi, viene 28 euro. Io credo che il prezzo sia decisamente eh, buono, economico, nel senso che dobbiamo andare a valutare anche la composizione e quello che stiamo acquistando, perché certo se pensiamo che 200 grammi di filato l'abbiamo pagato 28 euro, però non possiamo compararlo con quello che abitualmente, tra virgolette, io utilizzo, nel senso che è un filato pregiato, è qualcosa che lavorato nel modo giusto, almeno dal mio punto di vista, mi darà un capo di un valore molto 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 superiore rispetto al prezzo del filato in sé, per cui io sono per avere alcuni pezzi con dei filati di una certa qualità. Certo, se uno economicamente riuscisse ad avere solo filati di altissima qualità, perché qui non parliamo di alta qualità, ma per me personalmente è altissima qualità, è veramente quasi l'eccellenza, sia per il modo di lavorare, sia per la composizione e sia proprio per tutto quello che c'è dietro e molte cose che vi ho già anticipato nella live dell'altra volta. Quindi, ovviamente nel sito voi troverete anche dei filati che hanno un prezzo inferiore, la composizione è sempre indicata, il suggerimento dei ferri con i quali lavorare è sempre indicato, lì è molto molto chiaro il sito. Però io, se posso dare un consiglio, preferirei più, cioè almeno io personalmente preferisco più avere 200 grammi e un'unica rocca di un solo filato piuttosto che avere tanti filati che magari con lo stesso prezzo potrei andare ad acquistare. Non so se il mio discorso fila. Ovviamente questo è un discorso puramente personale e di gusto personale, quindi io non voglio assolutamente né criticare e né giudicare chi acquista filati, cioè non sono una snob del filato, ecco, detta proprio così, in maniera spicciola. Cioè, mi piacciono le cose belle quando riesco, adesso Mani in Maglia mi ha dato la possibilità, mi piace tantissimo lavorare le cose di qualità. Ovviamente poi lavoro qualsiasi cosa, non ho nessun tipo di problema. Questo è un po' anche per esaltare il valore di questa rocca. Vi assicuro, per me è veramente tantissimo, perché so già che verrà un lavoro
un lavoro discreto, discreto, un bel lavoro, non perché lo faccio io, ma proprio perché è il filato che ci dà questo risultato. Allora, io ho avviato, ho pensato innanzitutto che con questo potrei farne una stola, come vi ho già detto, e sono 1200 metri. Secondo me viene una stola di dimensioni discrete, se mai non mi dovesse bastare io ne acquisterò un'altra rocca, non ho nessun problema, quindi poi alla fine, quando io finirò proprio il progetto, vi darò tutte le indicazioni. Ovviamente, come vi ho detto prima, sono lavori a lungo termine, non sono lavori che io potrò fare nel giro di una settimana. Allora, ho scelto questo punto che forse non si vede tantissimo nella tavoletta, lo vedrete bene dopo, una volta che io avrò lavato il campione, perché adesso la mia presentazione si dividerà in due parti, quindi vi farò vedere i campioni prima del lavaggio e i campioni dopo il lavaggio. E vi faccio vedere anche come faccio io. Il mio campione non è un campioncino 10x10, perché? Perché io ho scelto un punto. Adesso provo ad avvicinare e farvelo vedere da vicino. È un lace e avevo necessità di fare più ripetizioni, ogni disegnino all'interno è una ripetizione, avevo necessità di fare più ripetizioni sia in altezza che in larghezza, perché dovevo proprio rendermi conto come poi poteva essere il punto che io avevo scelto. Non è detto che la stola verrà unicamente con queste ripetizioni, quindi che potrebbero essere, adesso qui nel campione ne ho 5, potrebbero essere 10, quindi una stola abbastanza importante, visto che questi sono, allora, questo qui è 20 centimetri, quindi consideriamo 50 centimetri di larghezza, non di più, e poi andrò in lunghezza. Però dicevo, non è detto che io scelga di ripetere tante volte quant'è la larghezza del mio lavoro questa lavorazione, ma avevo necessità però di capire, uno, come si comportava il filato se mai io volessi fare un lavoro di questo tipo, quindi pieno, e adattarlo con una parte di maglia rasata. Seconda cosa, dovevo proprio capire come usciva fuori il punto e se magari, visto il colore scuro, non venisse nascosto. A me il risultato piace. Credo che una volta che lo metto in asciugatura, quindi lo metto un po', lo blocco un po' in maniera abbastanza decisa, venga fuori ancora meglio, proprio tutto il pizzo. E, e nulla, quindi adesso dobbiamo aspettare, ora sarà la seconda parte del video dove vedremo come alla fine esce fuori il filato. Io vi dico che l'ho lavorato benissimo, l'ho lavorato con, come ho detto prima, degli IAIA del 2,75. Loro consigliano un ferro numero 2. Io ho preferito utilizzare un ferro leggermente più grande del 2, perché comunque ho una mano, come ho detto sempre, abbastanza stretta, ho una tensione abbastanza forte e quindi non sarebbe stato nemmeno indicato per un lavoro del genere. Tendo sempre poi, a parte a fare il campione che lo faccio sempre per qualsiasi cosa, ma tendo sempre magari a provare due tipi di ferri. Infatti, dei primissimi giri qui li ho fatti col 2, mi sono resa conto che il lavoro era troppo tirato e avrei solo rovinato il filato e quindi poi ho continuato con il 2,75. Ora ve lo faccio vedere sul piano bianco, giusto per farvi vedere. Questa è la lavorazione. A me piace tantissimo. Mi piacerebbe anche una maglia così, con questo filato, ma devo essere sincera, per me sarebbe un lavoro troppo impegnativo e non riuscirei proprio poi a portarlo a termine. Invece così una stola, una volta memorizzato il punto, avendo sempre la stessa ripetizione, riesco magari a farla in tempi più brevi. Ora, questa è la morbidezza che ha, almeno prima di averlo lavato. Lo vedremo poi una volta lavato e asciugato come verrà fuori. Io ho già preso le mie misure e quindi per questo ci vediamo
nella seconda parte del video, quando il campione sarà sistemato. Ovviamente lo laverò solo con un pochino di detersivo per lana delicato, a freddo, cioè freddo, temperatura ambiente. Adesso non fa ancora freddo, quindi non ho il problema poi della temperatura dell'acqua, senza mettere ammorbidente, senza stenderlo. Io lo andrò a bloccare, poi vedremo, vi farò vedere una volta bloccato come ho fatto. Quindi abbiamo parlato adesso dello Yaki Tweed. Io comunque di questo vi lascerò tutto nell'info box, sia il colore che io ho scelto, che vi ho presentato qui nel video, sia il link proprio diretto dove andare a trovare il filato stesso. Un altro filato molto interessante che mi piace davvero tantissimo è il Noblesse. Mi piace molto sia per la composizione, quindi per i filati che ne fanno parte, e sia anche proprio per la come struttura. Eccolo qui, sembra quasi un filato soffiato. Io di questo non me ne intendo, quindi evito di dire sciocchezze, però è come se fosse, non è un non sono tanti fili ritorti, non so come spiegarmi. Eh, la composizione è del 70% di alpaca, 10% di merino e 20% di poliammide. Ho pensato subito, quando ho visto il colore, quando ho visto proprio la composizione, di farne un golfino, magari un top crop per una delle mie figlie, perché comunque la metratura è quella che è. Nulla vieta che io non lo possa riacquistare, insomma. Tutta questa rocca, io ho scelto 3 unità, quindi 300 grammi. Eh, sono 300 metri per 100 grammi, quindi questi sono 900 metri di filato. Ovviamente con 900 metri, se noi andiamo a vedere, non è che può uscire un maglione, però se noi andiamo calcolare quanto frutta e la morbidezza, non frutta così poco. Io adesso ho fatto un campione che vi faccio vedere. Allora, il campione che io ho eseguito è questo, perché ho pensato subito che con questo tipo di filato, sia per colore, struttura, composizione, con questo leggero peletto, sarebbe stato bello un golfino con delle righe o dei giochi di maglia rasata e legaccio, che ancora devo scegliere. I ferri che loro consigliano sono i ferri numero 3,5, dal 3,5 al 4,5. Ora, io come ho detto tante volte, ho una tensione abbastanza importante, quindi ho cercato di utilizzare un 4, però mi sono resa conto che non ho esaltato la bellezza del filato, nel senso che è venuto comunque come lavoro, un lavoro regolare, bello, però credo che con un mezzo punto, un punto in più, venga qualcosa di più morbido e il filato mi frutti ancora di più di quanto non lo faccia già di suo. Per cui questo è un campione puramente indicativo. Io rifarò il campione con un numero in più e andrò poi a calcolare le misure per fare il mio golfino. Anche per questo lo vedremo assieme, anche questo sarà un lavoro a lungo termine, non potrà essere un lavoro fatto nel giro di una settimana, almeno per quanto mi riguarda, perché non c'è solo questo da fare. Il Noblesse viene 17 euro per 100 grammi, considerate che 100 grammi hanno 300 metri, quindi anche come metratura è abbastanza importante. Anche per questo vi lascerò il link sotto nell'info box, il link diretto con il nome proprio del colore, in modo che chi è magari interessato proprio a questo tipo di articolo può andare lì e lo vede direttamente, anche se vi dico che poi ci sono tanti altri articoli che uno si perde quando si mette a guardare tutto quello che c'è, perché oltre a questi filati pregiatissimi ce ne sono anche altri altrettanto di qualità, altrettanto belli, ma magari un pochino più economici. E la comodità della rocca per me non è cosa da poco, specialmente noi che abbiamo diversi filati in casa, avere tutto il quantitativo in una rocca ci permette anche di stiparlo e conservarlo meglio. Io questi li tengo dentro delle buste trasparenti, in particolare questo bianco perché
Posso anche lavorarlo con i guanti bianchi, ma comunque si ombra, c'è poco da fare perché la polvere c'è ovunque. Quindi questo è il secondo articolo che mi hanno gentilmente inviato. Io ho guardato, ci sono altri colori, la composizione per me è veramente interessante, anche proprio la struttura del filato. Quindi chi vuole qualcosa di morbido, di caldo, questo lo trovo adatto anche per fare un collo, una sciarpa, anche dei guantini, delle moffole, piuttosto che un cappellino, qualcosa per i bambini, perché la composizione è comunque è importante, non è acrilico, insomma, parliamoci chiaro. Un altro, l'ultimo filato, non ultimo per importanza, ma ultimo perché gli ho presentato gli altri due, è il Queen. Ora la rocca la vedrete notevolmente piccina perché io ho già iniziato un progetto che adesso vi faccio vedere. Prima vi farò vedere il campione e vi parlo un po' di questo filato. Allora, il Queen ha una composizione interessantissima, ovvero il 35% di Kid Mohair, il 35% di merino e il 30% di seta. Allora, si avverte lavorando la composizione, ovvero si avverte la lucentezza della seta, la viscosità, tra virgolette, sia della seta che del il Kid Mohair, no, però quel leggero peletto del Mohair. Io adesso vi faccio vedere subito il campione, quello che io ho scelto, almeno il tipo di lavorazione che ho pensato, e questo ho pensato subito di farne uno scialle, un semicerchio. Questo è il punto che io ho scelto, questo è il dritto del punto, che adesso purtroppo nel campioncino non si vede proprio benissimo. Provo a metterlo qui e vediamo se si vede. Questo è il punto che io ho scelto e sono 8 maglie per 11 ripetizioni. È veramente un punto semplicissimo ma di grandissimo effetto. Anche questo l'ho lavorato con un ferro numero 4, in questo caso ho lavorato con dei ferri in legno rivestito, in legno, di legno rivestito. Ehm, di questo Queen, io ne ho prese due unità. 100 grammi hanno una metratura di 350, sono 350 metri. Non so se si vede. Qui all'interno poi di ogni rocca c'è scritto tutto. Quindi ogni 100 grammi sono 350 metri. Questo viene 9 euro ad unità, quindi per 100 grammi. Io ne ho presi 200 grammi, quindi 750 metri. E dopo aver provato il campione, vi assicuro che il piacere di lavorarlo, solo il campione, mi ha fatto subito iniziare lo scialle per come l'avevo pensato, senza aspettare il lavaggio del campione, perché comunque io andrò ad utilizzare sicuramente la rocca a finire. Una volta che è terminata, io sicuramente dovrò prenderne un'altra, almeno altri 200 grammi, perché per uno scialle semicircolare lavorato, comunque 700 grammi sono un po' pochi. Nel frattempo vi faccio vedere il lavoro avviato. Adesso devo cambiare un attimo inquadratura perché è abbastanza grande e poi non si vedrebbe proprio nulla. Allora, il lavoro che io ho avviato è questo, è uno scialle a semicerchio, si inizia con 3 maglie e man mano si aumentano con una cadenza prestabilita che poi vi dirò, si aumentano le maglie in modo da far crescere lo scialle in tutta la sua interezza, quindi sia in larghezza, questa è la parte che va appoggiata sulle spalle e questo è il corpo dello scialle. Questo punto, se voi lo guardate bene, certo, se poi si va a guardare proprio nei minimi dettagli, a contare proprio le maglie, la parte dove ci sono stati gli aumenti si noterà. Però vi assicuro che è stato davvero semplicissimo andare ad aumentare nel mezzo di tutta la lavorazione e continuare la lavorazione per così per come l'avevo pensata ed iniziata.
Quindi come costruzione è uno scialle semplicissimo che si può fare con qualsiasi altro tipo di filato. Io vi consiglio questo in particolare perché il punto esce benissimo, cioè si vede e viene proprio per come l'avevo pensato. Si lavora altrettanto bene con delle punte. Io sto utilizzando queste qui che sono rivestite in legno, quindi non sono proprio di legno, di bambù, lo sharp, quindi senza una punta abbastanza importante, si lavora benissimo. Il numero di ferri che io ho utilizzato è il numero 4 e proprio la morbidezza e la scivolosità della composizione del filato, quindi quella parte di seta, mi permette di regolare anche bene la mia tensione, perché un po' mi aiuta il tipo di ferro che è comunque che trattiene appena. Se avessi usato dei ferri eh, in metallo, sicuramente la lavorazione sarebbe scivolata più velocemente. Io lavoro con le punte abbastanza scoperte proprio per evitare, poi magari quando vi farò vedere il punto vi scenderò nel dettaglio. Quindi dicevo, lavoro con le punte abbastanza scoperte proprio per evitare di perdere dei gettati, degli aumenti o delle diminuzioni. Ma il filato stesso mi ha permesso di lavorare in modo tranquillo perché scivola al punto giusto e con questo tipo di ferri trattiene al punto giusto, almeno questo tipo di composizione. È un punto semplicissimo perché ci sono solo una serie di aumenti di gettati, scusate, e diminuzioni direzionali. Sono 8 maglie, ve l'ho già detto, e quindi veramente le ripetizioni sono piccolissime. Eccole qui, queste sono tutte le ripetizioni di ogni punto. Io per praticità mi metto dei marcapunto proprio per fare le ripetizioni nel modo giusto e non saltare nulla. Finora, insomma, questo considerate che ho impiegato un po' per lavorare questo pezzettino. Adesso quello che mi resta da fare, io l'ho messo su due cavetti, lo andrò a puntare per bene, lo andrò a misurare e dopo aver fatto il lavaggio del campione e aver visto quanto cede, mi potrò regolare sulla misura che avrò ottenuto dopo il lavaggio, almeno fino a questo punto, in modo che riuscirò a capire bene o male quanto filato ancora devo utilizzare. Ripeto, io questo lo utilizzerò a finire proprio, andrò fino alla fine. Spero che venga uno scialle discreto indossabile. Qualora non lo fosse, prenderò un'altra rocca e poi vi dirò la metratura precisa. Vi assicuro che si lavora benissimo. Con lo Yaki Tweed, con questo qui, con questo c'è da prestare un po' di attenzione perché i ferri sono più sottili, perché comunque ehm, il punto richiede un pochino più di attenzione perché ci sono diversi passaggi. Il risultato poi io lo trovo straordinario. Altrettanto straordinario trovo il risultato di questo tipo di filato con questo tipo di punto e torniamo sempre a un discorso che ho fatto anche altre volte in altre occasioni. È importante provare sul campione il punto che noi abbiamo pensato e vedere e cercare di immaginarlo moltiplicato tante volte quanto deve essere moltiplicato per il pezzo che noi vogliamo realizzare. Perché se noi andiamo a guardare questo campione, che sono, ecco, sono solo 3 ripetizioni, ovviamente si capisce poco, ma nella totalità del lavoro io lo trovo veramente bello, veramente interessante. Sicuramente verrà intervallato con delle righe di maglia rasata, perché altrimenti così sarebbe troppo carico e non risulterebbe bello per come io l'ho pensato. Adesso passiamo al lavaggio dei campioni, quindi andrò a lavare i campioni, li andrò a bloccare sulla mia tavoletta morbida rivestita in stoffa, in modo che poi prenderemo le misure e vedremo quanto frutta un filato
prima del lavaggio e dopo il lavaggio, e soprattutto, almeno per quanto mi riguarda, come risulta il punto che io ho scelto. Ora mi auguro che questo tipo di filato non si lasci andare troppo e che il punto resti in evidenza, per com'è adesso durante la lavorazione, perché francamente di disfarlo ora proprio non mi andrebbe. Quindi passiamo adesso al lavaggio. Io andrò a lavare anche questo perché non è detto che ho fatto la considerazione dei ferri, magari di aumentare un mezzo punto per dare rilievo al filato, ma non è detto che io andandolo a lavare non avrò magari un risultato diverso che comunque mi soddisferà tanto da non dover cambiare ferri, perché alla fine, per come ho detto, farò un gioco di dei punti con il legaccio e con della maglia rasata. Mi dà l'idea di essere troppo compatto. Anche loro nel loro sito, nella descrizione, suggeriscono di lavorare con mezzo punto o un punto in più proprio per dare risalto alla bellezza del filato. Adesso vedremo una volta che li andremo a lavare e a bloccare. Allora riempio il mio lavandino con dell'acqua non corrente, quindi immergo tutti i campioni con un pochino di detersivo appunto per i delicati e cerco di non strapazzarli, quindi non li strizzo, non li strofino, li lascio proprio in ammollo, in modo che riposino quei 10-15 minuti almeno. Dopodiché con l'acqua corrente faccio lentamente scorrere l'acqua col sapone, aprendo appena appena il tappino, e inizio sento se la temperatura dell'acqua è giusta e aspetto che vada via proprio tutta la schiuma, che l'acqua sia pulita, quindi io li faccio sciacquare sotto l'acqua corrente, non li passo dall'acqua saponata all'acqua pulita. Una volta che la mia acqua è completamente priva di sapone, quindi non ci sono più tracce di sapone, prendo i campioni, tolgo l'acqua dal lavandino, li strizzo quindi appena appena, vedete io li ho messi tutti e tre in una mano strizzandoli appena, e poi prendo un asciugamano e li vado a mettere sopra l'asciugamano. Cerco di metterli aperti, quindi di non lasciare troppe pieghe all'interno dell'asciugamano. Anche se li sovrappongo uno sopra l'altro non è un problema. Li arrotolo e arrotolo l'asciugamano nella larghezza e poi con le mani cerco di strizzare in modo da far assorbire all'asciugamano tutto l'eccesso dell'acqua che c'è all'interno. E così io non li ho dovuti né strizzare e né stressare troppo sia il filato che la lavorazione, e adesso sono pronti per essere appuntati ed essere messi in forma e in asciugatura. Terminato il lavaggio, quindi li ho arrotolati come avete visto nell'asciugamano. Il procedimento è quello di un capo, cioè io faccio così per ogni campione, si perde tempo ma poi il risultato comunque ci resta sempre nel tempo. Quindi adesso uno alla volta io lo prendo e lo vado a puntare sul mio piano. Questo è sempre il piano imbottito con la spugna. Adesso metto il primo al centro, così va a favore di camera, e punto prima tutti e quattro i lati, quindi i vertici, cercando comunque di prendere proprio la maglia, ecco. E poi cerco di dare una forma abbastanza più verosimile al lavoro che noi vorremmo. In questo quadro io ho fatto, in questo caso, scusate, ho fatto un rettangolo, quindi devo andare a puntare in modo che mi resti un rettangolo ben definito. E punto tutti i lati così con gli spilli. Ne ho messi tanti, sì, perché io poi non lo andrò a stirare, quindi quando sarà perfettamente asciutto io voglio che non ci siano
curvature. Adesso cerco lo spazio anche a favore di camera per andare a puntare gli altri, quindi prendo il queen, quello che è un po' più piccolino, e faccio la stessa cosa, quindi lo metto qui, mi metto all'estremità in modo che, siccome la mia tavoletta è dritta, in modo che qui non ho un bordo a maglia legaccio, per cui voglio che venga dritto e non prenda forme e non si deformi, insomma. Fatto il primo, ho fatto il secondo, adesso andiamo a fare l'ultimo. Come vedete io le codine non le ho tolte perché mi piace poi osservare se il filato cambia durante la lavorazione, se si apre, che tipo di comportamento ha. Ma questa è solo una mia pura curiosità, quindi se anche voi lo volete fare, qui io posso decidere, siccome sto vedendo che il filato si presta molto ad essere bloccato anche con una certa aggressività, sto cercando di capire il verso nel quale va di più il lavoro, ovvero mi sto notando che tende più ad allargarsi piuttosto che ad allungarsi, quindi adesso sarò io a farlo asciugare dandogli la direzione che voglio, in modo però che la mia lavorazione si apra e sia ben visibile. Questa cosa la vado poi ad appuntare nella mia scheda. Io ho fatto già vedere una volta come conservo i campioni. Prendo un foglio, lo scrivo di pugno, quindi non ho moduli prestampati eccetera, scrivo il tipo di filato che ho utilizzato, scrivo anche i ferri che ho utilizzato, il campione di quante maglie e quanto è stato il risultato poi ottenuto alla fine, e metto anche queste piccole indicazioni, quindi se il filato tende, se il lavoro una volta finito, se è lace o se è una maglia piena, se tende ad allargarsi, ad allungarsi anche in fase di asciugatura, se il punto che io ho scelto si apre più o meno allargandolo o allungandolo e così via. Sono tutte informazioni che poi a me tornano utili al fine proprio di andare a lavorare lo stesso filato e magari anche con una lavorazione, ecco, questo magari se mi dovesse capitare di andarlo a riprendere e io vorrò fare un'altra lavorazione in pizzo, saprò come si comporta più o meno. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di disegno, questo si sviluppa in altezza, quindi è molto stretto come disegno ed è alto, se fosse stato forse più largo si sarebbe proporzionato meglio. Io faccio tutte queste valutazioni che ovviamente sono valutazioni personali e non precludono poi la riuscita del lavoro in sé, almeno non è in via generale, no? E questo è solo è un mio modo di lavorare che se a qualcuno magari può piacere, può anche adottare, ma non è una regola. Il campione sì, è regola, universale, imprescindibile da qualsiasi lavoro. Il campione si fa ogni volta, si lava, si appunta, si fa con i ferri che si utilizzano per il filato e per il progetto finale, si utilizza lo stesso punto che poi si vuole utilizzare nel progetto finale, si asciuga prendendo accuratamente un appunto, sapendo quanto poi varia da prima del lavaggio e dopo il lavaggio. Questa è una cosa, sì, è universale. Poi altre piccole accortezze che io utilizzo no, ma il campione sì, è d'obbligo. Quindi io adesso aspetto che si asciugano i miei campioni e poi andremo a misurare assieme. Io ho preso le misure iniziali prima di lavarli e vedremo quanto è stata la variazione tra prima del lavaggio e dopo il lavaggio. Ne ho messi tanti, sì, perché io poi non lo andrò a stirare, quindi quando sarà perfettamente asciutto io voglio che non ci siano curvature. Adesso cerco lo spazio anche a favore di camera per andare a puntare gli altri, quindi prendo il queen, quello che è un po' più piccolino, e faccio la stessa cosa, quindi lo metto qui, mi metto all'estremità in modo che, siccome la mia tavoletta è dritta, in modo che qui non ho un bordo a maglia legaccio, per cui voglio che venga dritto e non prenda forme
e non si deformi, insomma. Fatto il primo, fatto il secondo, adesso andiamo a fare l'ultimo. Come vedete io le codine non le ho tolte perché mi piace poi osservare se il filato cambia durante la lavorazione, se si apre, che tipo di comportamento ha. Ma questa è solo una mia pura curiosità, quindi se anche voi lo volete fare, qui io posso decidere, siccome sto vedendo che il filato si presta molto ad essere bloccato anche con una certa aggressività, sto cercando di capire il verso nel quale va di più il lavoro, ovvero mi sto notando che tende più ad allargarsi piuttosto che ad allungarsi, quindi adesso sarò io a farlo asciugare dandogli la direzione che voglio, in modo però che la mia lavorazione si apra e sia ben visibile. Questa cosa la vado poi ad appuntare nella mia scheda. Io ho fatto già vedere una volta come conservo i campioni. Prendo un foglio, lo scrivo di pugno, quindi non ho moduli prestampati eccetera, scrivo il tipo di filato che ho utilizzato, scrivo anche i ferri che ho utilizzato, il campione di quante maglie e quanto è stato il risultato poi ottenuto alla fine, e metto anche queste piccole indicazioni, quindi se il filato tende, se il lavoro una volta finito, se è lace o se è una maglia piena, se tende ad allargarsi, ad allungarsi, anche in fase di asciugatura, se il punto che io ho scelto si apre più o meno allargandolo o allungandolo e così via. Sono tutte informazioni che poi a me tornano utili al fine proprio di andare a lavorare lo stesso filato e magari anche con una lavorazione, ecco, questo magari se mi dovesse capitare di andarlo a riprendere e io vorrò fare un'altra lavorazione in pizzo, saprò come si comporta più o meno. Poi ovviamente dipende anche dal tipo di disegno, questo si sviluppa in altezza, quindi è molto stretto come disegno ed è alto, se fosse stato forse più largo si sarebbe proporzionato meglio. Io faccio tutte queste valutazioni che ovviamente sono valutazioni personali e non precludono poi la riuscita del lavoro in sé, almeno non è in via generale, no? E questo è solo è un mio modo di lavorare che se a qualcuno magari può piacere, può anche adottare, ma non è una regola. Il campione sì, è regola, universale, imprescindibile da qualsiasi lavoro. Il campione si fa ogni volta, si lava, si appunta, si fa con i ferri che si utilizzano per il filato e per il progetto finale, si utilizza lo stesso punto che poi si vuole utilizzare nel progetto finale, si asciuga prendendo accuratamente un appunto, sapendo quanto poi varia da prima del lavaggio e dopo il lavaggio. Questa è una cosa, sì, è universale. Poi altre piccole accortezze che io utilizzo no, ma il campione sì, è d'obbligo. Quindi io adesso aspetto che si asciugano i miei campioni e poi andremo a misurare assieme. Io ho preso le misure iniziali prima di lavarli e vedremo quanta è stata la variazione tra prima del lavaggio e dopo il lavaggio. I miei campioni si sono completamente asciugati. Adesso, prima di staccarli da tutti gli spilli, io andrò a togliere solo i laterali, lasciando tutti e quattro gli angoli con gli spillini, in modo da facilitarmi il lavoro per la misurazione. Allora, questo ha guadagnato esattamente 1 centimetro, oppela, ha guadagnato esattamente 1 centimetro in larghezza e mezzo centimetro in altezza. Vale a dire che io quando andrò a misurare il mio scialle, adesso lo vado a puntare, lo vado a misurare, mi rendo conto di quanto potrà essere già largo e quanto ancora dovrò lavorare. Quindi la variazione io poi l'andrò a puntare, almeno per questo tipo di lavorazione sul queen, per il quale ho già avviato un lavoro. Il punto resta aperto. Adesso sposto questa tavoletta così riusciamo ad avere una base chiara
sulla quale andare a guardare. Speriamo che non crolla tutto. Allora cerco di ingrandirlo un po', un attimo. Il punto è definito, al tatto risulta molto più morbido rispetto, ecco, io adesso ho il mio lavoro chiuso qui, chiuso nel senso che la lavorazione non si è ancora aperta dopo il lavaggio, quindi questo è stesso filato, stesso punto, quindi vedete sembra quasi tridimensionale. Una volta che io l'andrò ad appuntare e a bloccare, il risultato del mio punto sarà questo, per come lo volevo. Quindi ora, per come ho già detto, le ripetizioni sono poche, è visibile ma non è proprio percepibile in tutta la sua interezza. E questo è il primo. Il secondo campione è il Noblesse. Allora, queste sono 30 maglie. Io, siccome avevo già considerato che era un campione provvisorio, non ho preso alcuna misura prima del lavaggio. L'unica differenza che percepisco è, a parte la morbidezza, è come se il filato si fosse leggermente aperto, credo che comunque dovrò ripetere il campione con un ferro di una misura leggermente più grande proprio per dare risalto a tutto il filato. L'unica cosa che noto dopo il lavaggio è che è uscita tutta la bellezza del mohair, quindi sia la morbidezza che vedete se lo metto così in sbiego si vede tutto il pelino del mohair, e l'apertura del filato si vede proprio, ecco, dalla codina che c'è. Prima era molto più come devo dire, più composta. Adesso vi prendo il filato, questo è il filato che arriva dalla rocca, non c'è grandissima differenza ma al tatto si nota tantissimo, però non ha subito grosse variazioni, solo la morbidezza, per cui è secondo me un fattore anche positivo, nel senso che dopo il lavaggio non perde di elasticità, non perde di compostezza, almeno la lavorazione. È sicuramente il caso che io lavori questo filato con un ferro più grande per appunto dare più risalto, anche se così non è male, però io voglio qualcosa di più morbido e più aperto, tra virgolette. Quindi per questo poi, quando progetterò il golfino, vi farò vedere anche il campione fatto con il mezzo punto di ferri in più, e l'andremo a comparare con il primo campioncino che io ho realizzato, quindi questo, per cui faccio tutte le mie considerazioni, le scrivo e le metto da parte, e poi lo andiamo a comparare con il nuovo campione. Adesso vediamo il campione con lo Yaki Tweed e con questo lace con il quale ho lavorato un punto in pizzo. Scusate il cane. Allora, vediamo se la smette. No. Un altro filato, l'ultimo, era lo Yaki Tweed, lavorato con questo lace, con il 2,75. Non l'ho bloccato con forza, quindi io non l'ho tirato. Il punto si è aperto, mi piace molto, si vede, quindi non è un punto che resta nascosto anche dopo il lavaggio. Lo stesso la maglia rasata mi piace molto come è venuta. Adesso andiamo a misurare. Le misure iniziali erano di 19 cm di larghezza per 12 cm in altezza. Vediamo se è variato qualcosa. Sono esattamente 19 cm più, forse qualche millimetro, forse mezzo centimetro, ma davvero molto ristretto in larghezza. In altezza è rimasto invariato. Ecco, adesso prendo magari come riferimento la riga di lavorazione, e sono 12 centimetri. Questo per me è un punto a favore, oltre a quelli che già ha. Perché? Perché il filato lace tendenzialmente tende un po' a lasciarsi andare. Il filato, scusate, non il filato lace, il filato che si lavora appunto per le lavorazioni lace,
le lavorazioni molto sottili, che possono essere tipo le lavorazioni a pizzo irlandese, piuttosto che altre lavorazioni con dei pizzi fatti eh, con un filato molto sottile, ecco, per intenderci, tendono un po' a lasciarsi andare, quindi magari ad avere una percentuale abbastanza alta di... non riesco a trovare la definizione giusta, però comunque credo di essermi spiegata, cioè se io lavoro un filato di un'altra marca che ora non voglio dire in pizzo, dopo il lavaggio e dopo il bloccaggio avrò comunque un rilassamento del tessuto che io ho creato in origine e quindi si allargherà leggermente. Per questo invece no, le misure sono rimaste invariate. Ora, considerando sempre che è un campione, considerando sempre che non ha il peso dell'acqua, non è stato stressato, non è stato bloccato in modo deciso e fermo, io l'ho bloccato ma cercando di mantenere le giuste proporzioni che aveva in origine, però ha variato proprio di quel mezzo centimetro in larghezza e quindi a me va benissimo così. Per cui i miei calcoli li farò esattamente, anche se non sto facendo un maglione e magari un centimetro e mezzo nella totalità mi può andare a differire di molto, sto facendo una stola, ma sono sicura che per fare 50 centimetri dovrò mettere tot maglie, senza averla magari di 52 o 53, piuttosto che una lunghezza non corretta e non precisa rispetto a quella che io ho progettato in origine. Io spero che queste considerazioni, che sono molte, sono considerazioni personali, come ho già detto, non è regola tutto quello che io dico e lo dico per condividere il mio modo di lavorare, per cui ci sono delle cose che possono essere prese da esempio come modo di lavorare, ci sono delle cose invece che possono non piacere, possono non essere condivisibili, ma sono considerazioni fatte su una base di esperienza, quindi non su uno studio approfondito. Spero di essermi spiegata anche qui. Eh, per quanto riguarda il campione, invece, io continuo insistentemente, ripetutamente a suggerire e a consigliare vivamente di farlo e fare sempre il campione con il punto che noi vogliamo andare a utilizzare, cambiando anche magari durante la lavorazione il tipo di ferro, come ho fatto io con lo Yaki Tweed, che ho lavorato prima con un 2 e poi ho cambiato con il 2,75, perché così ci rendiamo davvero conto di come potrà essere il nostro lavoro e se lo riusciamo a immaginare noi non avremo sorprese una volta che abbiamo fatto tutto il nostro lavoro di lavaggio, bloccaggio, calcolo delle maglie, avvio. Una volta che noi abbiamo le maglie sui ferri iniziamo a lavorare davvero in modo tranquillo, sereno e senza senza il minimo rischio di aver sbagliato sia nelle misure che anche nel tipo di lavorazione che non è da trascurare. Per quanto riguarda i filati di mani in maglia, io che vi posso dire? Li ho esaltati, continuerò a esaltarli, sicuramente comprerò per Natale, vorrò fare un golfino a mio figlio con qualche altro filato, magari vediamo un filato un pochino più spesso che non mi comporti troppo dispendio di tempo perché veramente di lavoro da fare ne ho tantissimo, però questi tre progetti sono tre progetti che io voglio assolutamente portare a termine, almeno due, sia lo scialle che il maglioncino bianco per Natale. Mi piacerebbe farlo anche con la stola, vedremo, non lo so, quindi ho già anticipato che sono progetti a lungo termine. Io vi invito caldamente ad andare sul sito di maninmaglia.com, nel loro e-shop, andate a guardate tutti i filati che hanno. Io ho visto un filato per calzini che è spettacolare e devo andarlo veramente, quello devo prenderlo assolutamente, ed è il filato Confi, si chiama. È economico, nel senso che costa 4 euro per 100 grammi, 100 grammi sono 650 metri, si lavora con un ferro del 2, voglio provarlo, voglio prenderne almeno 100 grammi per vedere quanto
ci può fruttare un 100 grammi, quindi questi 650 metri quanto possono fruttare e che tipo di resa ha. C'è un altro filato che mi è rimasto particolarmente nel cuore, si chiama proprio spettacolare, probabilmente perché è veramente spettacolare, ed ha una composizione interessantissima, il 50% di yak e il 50% di seta. E questo è un altro filato che ho messo nella mia lista dei desideri scritta, perché lì non c'è alcuna lista nelle shop di Mani in Maglia. Se volete potete approfittare comunque di uno sconto digitando cerchi di maglia 10, avrete uno sconto sul totale dei vostri acquisti del vostro carrello, quindi con il codice sconto avrete uno sconto del 10% su tutti i prodotti che voi mettete nel vostro carrello senza un minimo di spesa, esclusi però i prodotti che sono già in offerta. Considerate che loro vendono dei filati pregiati che sono da collezione, quindi molte cose le trovate, si rinnovano in continuazione, quello che poi termina, termina. Non so se in un secondo momento può tornare oppure c'è sempre qualcosa di nuovo, ma trovate qualsiasi cosa, davvero, trovate dal cotone alla seta buretta, alla pura seta, alle composizioni di merino e seta, yak e seta, mohair, kid mohair, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. Io adesso ve ne ho presentati tre, quelli che a me hanno colpito. Spero vivamente che in futuro riesca adesso non molto, che io riesca a prendere, a fare un acquisto e riesca a prendere alcuni filati che vi posso presentare e che magari possono essere anche un pochino alla portata di tutti, perché capisco che i filati che vi ho presentato sono quelli che costicchiano un pochino di più, però vi assicuro che fare un capo con uno di questi filati vi porterà ad indossare un maglione fatto da voi con del filato di una qualità veramente altamente superiore rispetto a tante altre cose. Ripeto che non sono una snob dei filati, ma se vogliamo fare un lavoro per noi che ci resti o se vogliamo fare un regalo a una persona cara, tipo una sorella, una mamma o un'amica che ci sta a cuore con un qualcosa di prezioso, penso che ne valga davvero, davvero la pena, perché il nostro lavoro poi ha già tantissimo valore. Un filato pregiato non fa altro che arricchirlo e arricchire il nostro pensiero e il nostro regalo. Le spedizioni, una cosa che ci tenevo a dire, per come vi ho fatto vedere nel video di presentazione, nella live che trovate sempre nel mio canale, avete la possibilità di, a parte pagare, e vedete sulle shop i metodi di pagamento, ma la spedizione è velocissima. A me è arrivata il giorno dopo, cioè loro l'hanno spedita il pomeriggio e a me il giorno dopo mi è arrivato il pacchettino. Il pacchettino ve l'ho fatto vedere, andatevi a vedere la live, la cura, l'attenzione, la delicatezza e l'eleganza con la quale si prendono cura del cliente, perché questo è, quando c'è cura nel pacchetto, quando anche ogni minimo dettaglio è curato, vuol dire che si ha a cuore il destinatario, quindi chi si è rivolto a loro e chi ha acquistato da loro. Per cui io mi ritengo una persona, cioè io sono molto obiettiva, evito quando ci sono delle cose che magari non mi piacciono perché so che dietro a un'azienda c'è comunque c'è tanto lavoro, ci sono tante persone che lavorano, quindi le nostre impressioni negative penso che pubblicamente non sia giusto esporle così apertamente, magari se ne può parlare con un'amica, ma sono comunque impressioni personali. Allo stesso modo, però, le impressioni positive che noi ci sentiamo di condividere vanno condivise. Quindi, per una questione anche di rispetto, quello che ci piace meno sarebbe bene che ce lo teniamo per noi, ma per rispetto nei confronti del lavoro e delle persone che lavorano. Però quando ci sono delle cose positive e si incontrano delle aziende veramente, specialmente adesso in questo periodo nel Made in Italy, aziende giovani con prodotti d'eccellenza, secondo me esaltarne
anche i dettagli come la cura di un pacchetto piuttosto che una rocca bianca candida che arriva pulita, incartata con della velina, mh, sembra quasi una torta, ti viene quasi voglia di mangiarla. Io credo che sono questi dettagli che vadano, non li sto enfatizzando, vanno condivisi. E, e niente, e quindi questa è la mia condivisione, il mio entusiasmo, la bellezza dei filati e la cura di ogni minimo dettaglio. Io vi consiglio vivamente di dare un'occhiata, anche solo un'occhiata, anche solo guardare, perché credo che chi acquista i filati poi quando vede tutta questa scelta difficilmente riesce a trattenersi. Ovviamente non voglio incoraggiare gli acquisti compulsivi, vanno sempre fatti ragionevolmente, acquistando poco senza accumulare filato che poi non viene utilizzato, perché sarebbe veramente controproducente anche un mio video di incoraggiamento nel provare alcuni prodotti. Detto questo, io ringrazio ancora le ragazze di Mani in Maglia che sono gentilissime, educate, che hanno pensato a me e che mi hanno dato questa bellissima opportunità, e il fatto di poter lavorare i loro prodotti spero che renda giustizia alla bellezza di quello che mi hanno mandato. Spero che a voi questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato anche dei piccoli suggerimenti, qualcosa che comunque vi può aiutare nella progettazione dei vostri lavori. Ci vediamo adesso, io non posso darvi una scadenza come ho già detto, quindi ci vediamo man mano che io terminerò un lavoro alla volta, vi spiegherò e vi illustrerò la costruzione, vi darò tutte le informazioni per poterlo realizzare. Non possiamo farlo assieme perché sono dei lavori lunghi e i lavori a maglia comportano attenzione, tempo e tanta pazienza, quindi soffermarmi su un solo progetto per me sarebbe difficile e farei lavorare male anche voi, quindi è giusto che io vi dia tutte le informazioni ma che poi vi lasci libere di poter esprimere la creatività ognuno per come vuole e come si sente. Ragazzi, al prossimo video. Io ho parlato tantissimo, adesso vedrò 300 milioni di pollicioni in giù perché si saranno stancati di ascoltarmi, ma io penso di aver detto veramente tutto quello che c'era da dire e che per me era giusto dire e comunicarvi. Ci vediamo alla prossima. Approfitto per ringraziare tutte le persone che mi seguono, tutte le persone che commentano. Ogni commento, ogni accenno, qualsiasi cosa a me aiuta tantissimo perché mi aiuta a crescere, mi incoraggia e mi aiuta a fare sempre di più e a condividere sempre di più, perché questo per me è, faccio tutto con puro spirito di condivisione, senza la pretesa di insegnare nulla a nessuno. Ragazze, ciao a tutti e grazie, grazie, grazie.